Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo arrivati alla lezione in cui andremo a caricare tutti i file che sono presenti nelle cartelle di lavoro. Andremo appunto a caricare questi file all'interno di Power Query. Allora, come sempre, sulla descrizione sotto il video troverete il file per il download con l'esempio di quello che andremo a vedere. Vi spiego molto velocemente come installare la cosa. Io ho praticamente fatto una cartella YouTube sul disco C, quindi troverete un file zip che andrete a scompattare all'interno della folder del disco C. Così si creerà appunto questa cartella YouTube, dentro ci sarà il mio nome e qui ci sarà il file di esempio che adesso andremo ad utilizzare per vedere come fare le varie operazioni, e qui ci sono più folder dove ci sono all'interno tutti i CSV che adesso andremo a vedere nel file di esempio. Quindi l'importante affinché funzioni tutto è decomprimere il file zip che trovate in download, lo decomprimete all'interno del disco C, così funziona tutto, tutti i riferimenti saranno perfetti. Allora apriamo il nostro file di esempio. Eccoci qua. Allora andiamo direttamente in Power Query, che ho fatto tutto lì, facciamo recupero dati, avvia l'editor di Power Query. Eccoci. Allora praticamente qui vedete ci sono già tutti i file che sono nelle folder. Allora, molto semplicemente, per andare a caricare tutti i file che sono presenti in delle folder o anche in delle sottofolder, bisogna compiere questa operazione. Quindi nuova origine, che ovviamente è la stessa cosa di fare recupera dati, che è il bottoncino fuori su Excel, ma è la stessa cosa. Io vado qua, nuova origine, faccio da file e noi prendiamo da cartella, praticamente questo pulsantino qua. Quando noi premiamo questo pulsantino qua ci chiede ok, dove sono i file che ti interessano. Noi facciamo sfoglia e andiamo nel nostro percorso dove appunto sono storati i nostri CSV, nel nostro caso ecco qua YouTube, e qua io prendo Lodovico. Io potrei entrare e prendere tutti i file che sono su questa folder, però se io prendo quella superiore io prendo tutti i file che sono in quella folder o in tutte le sottofolder che ci sono come radice a Lodovico d'Incao. Quindi premendo su Lodovico d'Incao io leggerò tutti i file che sono sulle altre cartelle, su tutte le altre cartelle, quindi premo ok e do l'ok. Fatta questa cosa qua, lui mi presenta questa videata qua. Allora, qui mi fa vedere praticamente tutto quello che ha trovato. Difatti trovo anche il file che stiamo utilizzando noi, perché il file che stiamo utilizzando noi è all'interno di Lodovico d'Incao, quindi lui legge anche questo file qua. Quindi qua lui ci dice combina e trasforma dati oppure trasforma dati. Noi facciamo sempre trasforma dati per evitare eventuali problemi di conversioni o che dà errori strani. Facciamo tutto a mano, praticamente trasforma dati. Ecco che quando abbiamo fatto questa cosa qua, lui crea una query col nome della folder che noi abbiamo deciso di utilizzare per andare a cercare tutti i file che ci sono, e qui appunto ci mette una serie di dati relativi a una serie di informazioni relative ai dati che ha trovato in tutte le folder. Difatti vedete che qui il codice che utilizza è folder.file e qui ci mette il percorso della folder che a noi interessa. Allora, già vedendo questa cosa qua, se avete seguito tutte le lezioni e dovete per qualche motivo andare a recuperare dei file una volta da una folder, una volta da un'altra folder, eccetera, potete utilizzare i parametri, come vedevamo nelle lezioni dei parametri, e eventualmente andare a mettere il parametro qua, così anche dall'Excel magari l'utente può selezionare la cartella in cui vuole andare a importare tutti i CSV o gli Excel o quello che è, o i TXT, e a seconda del parametro che dà l'utente va a recuperare tutti i file che sono in una determinata folder. Quindi anche qua, utilizzando i parametri, potete sofisticare questa formuletta qua, che è molto semplice. Quindi folder.file seleziona tutti i file dalla folder indicata qui. Attenzione che alla fine non ci va lo slash, quindi quando fate il parametro, se lo fate, se vi serve, non mettete lo slash alla fine. Perfetto, fatta questa cosa qua dobbiamo andare a fare un'ottimizzazione, perché a noi il file che stiamo utilizzando non interessa, quindi potremo andare ad escludere tutte le estensioni XLSB. Allora io qua nel primo file di esempio, adesso cancelliamo questo che non ci serve più. Nel primo file di esempio, nella prima configurazione, io qui nel filtro sono andato semplicemente su name, ma si può fare anche sull'estensione che forse è anche più adatto. Io qui gli ho detto filtro per testo e gli ho detto non contiene
contiene CSV, così tutte le stringhe che contengono una scritta CSV va a filtrarmele. Farlo sull'estensione forse è un po' meglio, perché magari il contenuto del testo che ci arriva sulla sinistra potrebbe contenere questa dicitura, quindi fatelo eventualmente nell'estensione. Allora, una cosa importante. Io adesso ho già selezionato praticamente tutti i file che mi interessano. Vedete che qui ne ho messo uno senza la data, e qui invece hanno le date. Qui troviamo anche due file Italia praticamente. Andiamo a vedere cosa c'è nelle folder. Praticamente qui abbiamo che il file Italia, l'ultimo che era arrivato era del 4 del 7, oggi siamo al 6 luglio, lunedì 6 luglio, quindi l'ultimo mi era arrivato sabato, e oggi è arrivato quello nuovo, quindi devo andare a leggere quello nuovo, non quello vecchio, e magari qua si crea tutta una storica su tutte le folder, magari per ogni file è stato deciso che deve arrivare sempre giù in data, con la data nel nome. La cosa ideale, a mio avviso, è sempre darsi un metodo quando si fanno queste cose qua, per evitare tanti problemi anche di gestione. Ad esempio, vedete qui ho messo i dati che arrivano dalla Spagna. Io ho preso una decisione, ho detto tutti i file devono chiamarsi con dati underscore e l'area di provenienza, la region di provenienza del file, così dopo, anche se devo gestire un dato per region, per fuso orario, perché magari devo aggiornare il file più volte al giorno, io con questi acronimi qua riesco a fare quello che voglio, quindi mi dà proprio una regola, perché dopo, facendo altre cose, se volete vedere anche il corso base di Visual Basic che ho fatto, spiego come aggiornare il report più volte completamente in automatico, anche mandando un'email con Gmail completamente in automatico, quindi si tira su con le operazioni pianificate e fa tutto quello che deve fare durante il giorno, e la sera si tira giù, oppure se finisce prima si tira giù prima. Quindi anche lì spiego molto bene il fatto che bisogna sempre darsi un metodo, quindi cercate sempre, quando dovete fare queste cose qua, di dare dei nomi ben precisi ai file, non di chiamarli in modo casuale, altrimenti dopo dovete fare tanta gestione lato Power Query, che magari appunto dando delle regole potete evitarle. Tante volte succede, anche io che lavoro in una grande azienda, dicono portarvi giù un file sempre con lo stesso nome e sovrascriverlo tutti i giorni non è possibile. Questo non è vero, però a volte succede che delle persone vi dicono questo e vi obbligano magari a tirare giù il file sempre con la data, e quindi vi trovate in questa condizione. Ovviamente in questa condizione poi vi trovate nella manutenzione di dover andare a svuotare il folder ogni tot, e questo è un po' scomodo, quindi l'ideale secondo me è fare questo format, dare un nome all'inizio, poi ad esempio io lavoro per le region e quindi do un acronimo per riconoscere le region. Questo è il sistema ottimale, così poi per capire se il dato è aggiornato o no noi leggeremo la data di sistema del file. Invece qui, se ve la scrivono loro, potete andare a leggere la data che è nel nome del file. Difatti adesso faremo un esempio per capire come filtrare il testo che c'è scritto qui nel file. Allora, difatti noi qua dobbiamo praticamente andare a scartare tutto. Adesso scarteremo anche questo perché va fuori standard rispetto allo standard che ci eravamo dati sopra, ma comunque vedete, io vado qui CSV, questo passaggio, vedete, lui mi tira fuori solo i CSV con la data odierna. Allora, ci sono due sistemi. Allora, quello per andare a fare un filtro all'interno della nostra stringa di questo record qua è quello che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, ma andiamo un po' nel dettaglio. Praticamente vedete, io cosa faccio qui? Ho fatto una query vuota, quindi menu home, da nuove origini, altre origini, query vuota, e qui cosa ho fatto? Praticamente nella formula dell'm ho scritto datetime.localNow, così ottengo la data di sistema di oggi, quindi data più ora, e poi converto questa cosa in datatime.date, così da data ora mi esce il risultato in data, eccola qua. Però vedete, tendenzialmente quando si fanno queste cose qua non si scrive mai una data nel nome del file, anche perché comunque il nome del file non permette di mettere gli slash. Di solito si usa sempre la data giuliana, che è universale
ovunque voi andate è universale. Ad esempio se andiamo in America, su quella data normale avremo il mese e il giorno invertito, quindi la data giuliana, se dovete fare cose che vanno anche con file esteri, è sempre l'unica data che è compatibile, è uguale per tutti, quindi è sempre anno, mese, giorno, quindi 2020 07 06. Allora io qui cosa ho fatto? Praticamente prima mi sono trovato questa cosa qua con la data e poi ho convertito questa cosa qua, vedete, l'ho convertita in data giuliana. Allora, come ho fatto? Adesso qui vedete più query perché ho fatto i vari step dei passaggi. Io ero qua, vedete, ho questa cosa qua. Io qua ho convertito in tabella per utilizzare gli strumenti di Power Query, quindi sono andato sul menu trasforma come vedevamo nelle lezioni precedenti, con tabella ho premuto qua. Premendo qua gli dico inserisce, vedete, e lui mi fa il passaggio di conversione alla tabella, così questo diventa un campo classico. Poi cosa ho fatto? Ho fatto un aggiungi colonna personalizzata e qui sono andato a scrivere la formula per fare la conversione in data giuliana, che in realtà è molto semplice. Praticamente, allora, noi abbiamo, vedete, column 1, ok, e dove abbiamo la data che vogliamo andare a convertire. Quindi cosa ho fatto? Text.combine, che è la solita formuletta che ormai l'abbiamo usata più volte, apro la tonda. Poi apro anche le graffa, ok, e dentro qua faccio tutte le conversioni, usando quale formula? Date.toText, quindi prendo la data dal testo della colonna 1 convertendola prendendo praticamente dalla data quindi che è posta su colonna 1 mi estraggo solo l'anno. Come voglio estrarre l'anno? Con 4 byte, quindi y, se ne mettessi 2 mi uscirebbe solo il 20, se sono nel 2021 uscirebbe il 21, quindi il nostro obiettivo è tirare prima fuori l'anno perché la data giuliana è anno, mese, giorno. Poi qui cosa faccio? Virgola e stessa identica operazione, date.toText, partendo sempre dalla colonna 1 e mi tiri fuori il mese. Ok, qua si può scrivere anche in minuscolo, non è importante. Così esce 2020 07, virgola, date.toText, column 1, dd, giorno. Se lavorate con le Excel in inglese potrebbe essere... no, dovrebbe essere sempre dd, perché è con l'Excel tradizionale che si usa GG, ma su Power Query si usa sempre DD, quindi Y, M, year, month e day. Ok, fatto questa cosa qua mi esce praticamente il mio risultato in giuliana, però ho fatto 3 passaggi. Allora, per fare prima io ho fatto questa cosa qua per lavorare bene con Power Query, quindi sono andato qua, mi sono preso questa formuletta qua che ho creato. Sono andato ad esempio qui, ok, facciamo un bel zoom, ho incollato la mia formula, allarghiamo un pochino, poi cosa ho fatto? Ho preso appunto quello che avevo scritto inizialmente e l'ho messo al posto di column 1, ecco qua. Così facendo io in un singolo passaggio, ecco, premo così, ho creato la mia data giuliana con un solo passaggio, molto semplicemente, che è data appunto dalla data di sistema di oggi, ed eccola appunto qui. Quando ho fatto questa cosa qua, niente di più semplice, facciamo quello che abbiamo sempre fatto, praticamente andiamo qui, ok, e filtriamo il CSV di anni, quindi facciamo un filtro e mettiamo contiene. Qui gli diciamo un valore a caso, perché poi dal valore a caso noi andremo a mettere questo valore qua, data oggi, ok? Andiamo qui, mettiamo data oggi e qui ovviamente ci mettiamo l'hashtag, così trova il riferimento. Ecco che così facendo, adesso io ovviamente sotto ho già fatto il filtro, vedete che ho messo data oggi, prende il valore di data oggi che arriva da questo parametro qua che abbiamo messo noi intelligente ed è dinamico, così lui dal testo che c'è all'interno del nostro file, quindi dal testo del nome del file, lui trova sempre la data giuliana di oggi e difatti mi ha scartato il file dell'Italia del 4 luglio e ovviamente mi ha scartato anche questo file qua perché non ha la data. Ok, allora questa è una tecnica, con i parametri potete giocare tanto su queste cose qua. Adesso ho fatto un esempio giusto per farvene vedere uno. L'altro sistema è appunto il cercare di mantenere tutti i file
che sono di oggi leggendo la data di sistema, quindi ad esempio leggendo la data di ultima modifica, di creazione o quant'altro. Allora, ecco qua, io ho fatto il secondo esempio. Ad esempio, vedete, filtro oggi qui. Allora, cosa ho fatto? Qui abbiamo, chiudiamo questo per adesso, abbiamo su attributi, abbiamo una serie di informazioni che ci arrivano. Praticamente quando noi andiamo a importare appunto la folder, lui ci fa l'elenco come vedevamo prima, e poi qui su attributi, su ogni file che lui trova, ci porta gli attributi di quel file e ci dice: guarda, è un CSV, pesa 116 byte e così via. In fondo troviamo anche la data change time, perché noi abbiamo già disponibili, quando importiamo in CSV, abbiamo la data di ultimo accesso al file, la data di ultima modifica al file, la data di creazione del file. Questa qui può essere forse un po' più strategica, difatti io per fare questa cosa qua uso questa, change time. Ok, quindi cosa faccio? Qui vado a fare un'esplosione di questa colonna qua col pulsantino che vedete qui, tiro via tutto e mi prendo solo change time. Qui tolgo anche uso il nome della colonna originale, così non esce attributes.change time, ok? E do l'ok. Fatto questa cosa qua, ok, mi converte quel campo lì, ok, senza aggiungermene uno, ma ne converte proprio quel campo lì e mi tira fuori solo quell'informazione che mi interessa. Così ho tutte e quattro le date e posso fare quello che voglio. Poi qui cosa faccio? Sono andato a fare un filtro qui. Praticamente io sono andato qui e gli ho detto, dal menu filtro, e gli ho detto è nel giorno oggi. Praticamente proviamo anche a farlo. Vado qui e gli dico semplicemente filtra data ora e gli dico dal menu giorno filtro oggi. Facendo così lui prende sempre la data di sistema e mi filtra la giornata di oggi, quindi non guarda neanche l'orario, non serve fare la conversione in data, anche se ABC123 non importa, lui riesce a farlo funzionare lo stesso, e mi filtra tutti i file che sono di oggi. Vedete, Italia ce n'è uno solo e mi ha lasciato anche quello della Spagna perché è di oggi. Vedete? Allora, qual è la differenza di queste quattro date, che è importante saperla a mio avviso? Allora, data di ultimo accesso significa che noi siamo entrati nel file, ok? Abbiamo aperto il file, ok? E poi lo abbiamo ovviamente salvato. Quando lo salviamo cambia sia la data di accesso che la data di ultima modifica. Questa invece è la data di creazione, è quando il file è proprio stato creato fisicamente. Ok, invece questa change time rileva eventuali modifiche che si vanno a fare anche al nome. Adesso siamo sulla folder di Italia, prendiamo quello dello 06, vedete, e qui mi dice Italia, mi dice 06 07 8 e 35, però noi qua vediamo che è 2020 0706 e qua mi dice che era stato creato, però ok, ultima modifica, che poi la creazione probabilmente era uguale, era 4 del 7 alle 19:55, quindi magari questo non era utile al nostro fine. Se io qui faccio questa cosa qua e gli dico così, ok, poi rimetto anche il 6 che così lo troviamo uguale. Adesso io ho fatto una modifica al nome. Se noi andiamo qua e vedete e guardate qua, adesso sono le 9:49, vedete 9:49, però tutte le altre informazioni con l'orario è sempre identico. Ok, quindi il change time è interessante perché magari qualcuno potrebbe mettervi qua dei CSV, crearli anche con data oggi, però non li vuole avere, non li vuole rendere disponibili al nostro report, oppure li crea la sera prima perché poi oggi magari ci deve entrare, ipotizziamo che sia anche un file Excel, deve entrare e fare delle modifiche prima di dare l'ok. Quindi la regola potrebbe essere: ok, creati pure, lavora anche qui se vuoi, fai tutte le modifiche e poi rinomina il file in modo tale che il sistema lo identifichi. Quando rinomina il file prende la data di quando è stato rinominato il file, e quindi per questo motivo change time potrebbe essere una data utile da utilizzare per alcuni scopi. Io tendenzialmente comunque quando faccio io reportistica, la data che di norma vado ad utilizzare è la data di ultima modifica, quindi quando il file riceve una modifica, se mi arriva giù un file nuovo comunque lo vede come data di ultima modifica, oppure anche data di creazione è indifferente. Dipende sempre un po' come lavorate, fate attenzione a quale data è più giusta per il lavoro che dovete andare a fare.
Quindi fatta questa cosa qua, noi siamo riusciti a selezionare tutti i file CSV che ci interessano e che sono aggiornati ad oggi per il nostro report. Poi qui cosa ho fatto? Praticamente, vedete, qui c'è la colonna content. Ovviamente qui, come vi dicevo, ci sono altre informazioni, quindi la folder dove arriva, quindi se volete fare altri filtri siete liberi di fare filtri aggiuntivi. Qui con content, vedete, c'è la doppia freccia in giù, ok? Quando io premo questo, esce questa cosa qua. Se io adesso dico inserisci, esce questa cosa qua. Allora, qua può essere che vi dia un elenco, adesso me ne propone uno solo. Comunque lui dice, guarda dal primo file, e qua gli dobbiamo dare la regola come se importassimo un singolo CSV e gli diciamo, guarda, usa l'original file fatto in 1252 Europa occidentale, ok, che va benissimo. Il delimitatore all'interno del CSV è il punto e virgola, vedete qui c'è il punto e virgola come delimitatore. Poi rilevamento del tipo di dati, quindi per capire se è un testo, una data, un numero, guarda le prime 200 righe. Se a noi non ci dovesse andare bene, ovviamente cliccando qui possiamo dire in base all'intero set di dati, quindi si scorre tutto il set di dati, però attenzione perché se il file è grande potrebbe essere che ci mette un pochino, quindi leggere ovviamente meno righe per Power Query, scusate, è molto più veloce. Oppure non rilevare il tipo di dati, che lo facciamo noi manualmente su un passaggio dedicato poi. Allora, qui cosa facciamo? Gli diamo l'ok. Quando gli diamo l'ok, cosa succede? Lui crea tutti questi passaggi qua in automatico fino qui, quindi da qua lui proprio crea tutte queste cose qua e crea anche queste queste 4 query qua, ok, che le mette su questa folder. Lui crea proprio la folder, questa qua, adesso qui, ok, poi crea questa e questa roba qua. Praticamente lui cosa dice? Lui crea tutti questi passaggi in automatico. Lui prende un file, vedete, lui copia praticamente quello che noi avevamo fatto, poi fa un filtro sul CSV, perché noi stavamo utilizzando il CSV, poi lui espande il change time, fa il filtro di oggi, ok, perché lui vuole sapere esattamente il set di CSV che stiamo utilizzando adesso, quindi fa gli stessi identici passaggi, poi fa una navigazione e filtra il primo oggetto. Qui lui dice filtro oggi 0 content, quindi significa che va a prendersi la prima riga, ok, difatti sta prendendo il CSV dell'Italia. Da questo CSV lui va a fare tutte le analisi, difatti dopo lui fa una query di parametro. Se andiamo anche a vedere cosa scrive, lui scrive questa cosa qua che per noi potrebbe essere anche geroglifico, non ci interessa proprio approfondire questa cosa qua, è un parametro che gli viene passato, che definisce che tipo di file è, binario, se è permanente e così via. Poi la cosa più interessante che va a creare è questa funzioncina qua, che praticamente lui cosa dice? Guarda, dal parametro che mi dai, tira su questo CSV con queste specifiche qua, ok, che sono state definite dal file di esempio. Il parametro è semplicemente il file che noi andiamo ad utilizzare, quindi difatti qui c'è un trasform ad esempio e lui qua fa già un'estrazione, vedete? Lui tira fuori, vedete qua c'è scritto parametro, questo è un esempio, CSV document, questo è il parametro che appunto indica la folder che andiamo a leggere e tira fuori il contenuto e esplode il contenuto del nostro CSV. E poi lui fa anche un passaggio di alzare di livello il nome dei nostri campi. Quindi lui con queste cose qua li ricicla, crea queste cose qua con questa funzione per poter andare poi a riciclare su tutti i nostri CSV, perché vedete qui ovviamente io ho messo le aree, no? I TCN, Japan, US e così via, quindi vedete che poi io all'interno del CSV ho appunto le aree che mi identificano questa cosa qua, quindi vediamo appunto che ha fatto l'esplosione di TCN, Japan e così via. Quando lui fa richiamo a funzione personalizzata, qui vedete lui fa nuova colonna, trasforma file, query, trasforma file, prende questa funzione che c'è di qua
e poi gli dà il contenuto. Che cos'è questo contenuto? Questa qui è una colonna che è proprio il contenuto di questa colonna che è qui. Quindi se noi clicchiamo su binari, vedete, lui legge il nome del nostro file che è sulla folder, ok? Quindi quando noi lanciamo questa funzione che crea Power Query in automatico, lui poi applica appunto, ok, il parametro che lui va a passare con questa cosa qua all'interno della funzione è il contenuto di ogni record di questa cosa qua. Quindi lui si scorrerà ogni record, leggerà questa informazione qua, applicherà a tutti i record, ok, la specifica che è stata fatta nel file di esempio, e poi crea questa tabella qua, ok, vedete che qui lui già sta esplodendo tutti i nostri CSV. Poi lui cosa fa? Sempre in automatico, rimuove tutte le righe e lascia solo la tabella, poi fa un espandi, che praticamente lui è come se cliccasse qua, fa un espandi di questa tabella. Se a noi non interessa perché vogliamo lavorare per qualche motivo con i dati compressi in questo modo, cancelliamo gli ultimi due esempi, altrimenti li lasciamo. Qui lui espande tutto, vedete, ha espanso tutto, e poi lui fa un modifica tipo e mette appunto quello che deve andare in testo e quello che deve andare in numero o in data se ci sono cose. Però qui c'è un potenziale problema perché io sto lavorando con le region di tutto il mondo, quindi US, i numeri non me li mette con la virgola sui decimali, ma mi mette il punto. Quindi vedete qui c'è 15.2, invece Italia mi fa 1,3, ok, e qui è corretto. Qui 15.2, se andiamo sul modifica tipo, questo me l'ha fatto in automatico Power Query fino al modifica tipo, mi ha scritto 155.232 e non va assolutamente bene questa cosa qua. Allora, quando nella lezione precedente vedevamo che dovevamo fare 2 o 3 passaggi per fare questa cosa qua, perché se facevamo immediatamente il sostituisci valori da questa colonna qua non funzionava. Non ho ancora capito il perché in Power Query non sia stato adeguato un po' questa cosa, ma quando leggiamo da un CSV invece funziona. Infatti qui ho fatto l'esempio 3, vedete, qui sono andato qua, ho fatto seleziona questa misura, trasforma, sostituisci i valori. Qui gli ho messo appunto il punto e qua ho messo la virgola, ho dato l'ok, si è creato questo passaggio e ecco che qui vedete mi ha passato il punto alla virgola. Così poi quindi ho proprio aggiunto un passaggio qui in mezzo senza cancellare modifica tipo, mi sono messo qua, ok, e ho proprio fatto sostituisci valori, così lui crea questo passaggio e poi con modifica tipo ecco che abbiamo appunto i nostri dati numerici fatti a regola d'arte. Bene, allora con questo esercizio è tutto. Se importate file Excel la procedura è similare, non crea questo set di query sulla sinistra. Abbiamo visto nella lezione precedente come si fa a riconoscere i vari elementi presenti all'interno dei nostri file Excel, quindi dovrebbe essere abbastanza sufficiente per riuscire a fare il tutto anche con quei file lì. Ricordatevi sempre, datevi un metodo su come ricevere, su come gestire i file che andate a leggere. Non sempre è possibile darsi un metodo, ma se potete farlo andrete sicuramente a fare un'ottimizzazione su tutto il lavoro che poi fate di backend all'interno di Power Query. Bene, con questa lezione è tutto, spero vi sia piaciuto, spero anche di non essere andato troppo lungo. Come sempre, se non siete iscritti iscrivetevi, condividete il video nei social se avete piacere, così mi aiutate a crescere e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!